L'eco del passato nel presente, non parliamone come se fosse solo un ricordo.
Dalla prima metà del Novecento sino al 1987 vennero istituiti dall'ex URSS 476 complessi penitenziari, con l'obiettivo di deportare oppositori politici e le loro famiglie, i prigionieri di guerra e altre figure che potessero mettere a rischio l'organizzazione sovietica e costringerli al lavoro forzato. Il numero di condannati varia da 18 ai 50 milioni circa e rimangono anche incerti i numeri dei morti. Tra il 1975 e il 1979, dopo la guerra civile, in Cambogia vennero istituiti i killing fields, ovvero campi di sterminio o di lavoro forzato, in cui migliaia di cambogiani vennero trucidati o morirono per sfinimento. Qui erano detenuti gli intellettuali, ma anche gli appartenenti a minoranze etniche e religiose. Le ricerche stimano che il numero di morti è compreso tra gli 800.000 e i 3 milioni e 300.000. I laogai sono i campi di concentramento istituiti da Mao Zedong nel 1950 in Cina, seguendo l'esempio dell'URSS, dove erano in piena funzione i gulag. 6 lager nazisti furono chiusi nel 1945 e i gulag sovietici sono in disuso dagli anni 90. I laogai cinesi sono tuttora operativi. Essi perpetuano la macchina dell'intimidazione e del terrore, con il lavaggio del cervello per gli oppositori politici. Inoltre forniscono un'inesauribile forza lavoro a costo zero. Nella Corea del Nord ci sono circa una ventina di campi di concentramento, di cui 6 quelli so, che sono i campi di lavoro forzato. In questi campi sono residenti circa 80 o 120.000 prigionieri, per la maggior parte oppositori politici o discendenti di presunti criminali e civili. Attualmente il numero delle vittime è imprecisato. Ancora oggi i prigionieri sono costretti ad assistere alle esecuzioni dei loro compagni e dei familiari senza poterli aiutare. Spesso dopo la morte di questi familiari o di questi compagni, i prigionieri si sentivano sollevati perché potevano ottenere una razione di cibo in più. In Myanmar esistono 24 campi e si stima che siano detenuti 130.000 musulmani, Rohingya e Kaman, minoranze etniche a cui il governo birmano non ha concesso la cittadinanza e ha successivamente perseguitato. Sono stati accertati 9.000 decessi, secondo le stime più prudenti, e nella maggior parte dei casi la causa del decesso è legata direttamente alla violenza. In Malesia esistono più di 28 campi di prigionia, dove vengono detenuti oltre 100.000 prigionieri musulmani. Questi vengono arrestati come migranti irregolari e detenuti in prigioni sovraffollate e malsane, senza alcuno status legale. Ogni anno sono più di 120 deceduti all'interno di questi campi, per via di malattie dovute alla scarsa igiene e altre cause a noi sconosciute. Bangladesh. Campi di Cox's Bazar, sull'isola di Bhasan Char. Oggi si stima che in Bangladesh siano rinchiusi più di 1 milione di rifugiati, di origine Rohingya, e minoranze birmane di origine musulmana. In queste condizioni i Rohingya vivono in condizioni indicibili, spesso in fragili rifugi di bambù, nel fango di campi affollati e caotici, con poca o nessuna protezione dal sole cocente e dalla pioggia battente nella stagione dei monsoni, e con ben poche possibilità di distanziamento sociale e di igiene di base. In Australia, nei campi, sono detenuti su alcune isole, Christmas, Nauru e Manus, circa 2.000 migranti irregolari di tutte le età e in condizioni disumane. Inoltre la loro condizione di completo isolamento sociale e giuridico ha provocato parecchi suicidi. Il
29 aprile del 2011 i primi 263 siriani entrarono in Turchia per sfuggire dal conflitto. In poco tempo nacquero i primi campi per rifugiati. A differenza degli altri campi del mondo, quelli turchi sono gestiti dall'agenzia governativa Disaster and Emergency Management Presidency. La polizia turca si occupa della registrazione dei migranti del campo e di rilasciare le loro ID card, ma le loro condizioni di vita non interessano, infatti sono pessime. Ancora oggi la situazione è catastrofica. In Libia, secondo dati forniti dall'ONU, si stima che al momento siano operativi 11 centri di detenzione ufficiali, al cui interno si contano circa 3.000 migranti. Una cifra che però non tiene conto delle decine di campi gestiti dai trafficanti. Migranti e rifugiati continuano ad essere sistematicamente sottoposti a detenzione arbitraria, tortura ed esecuzioni sommarie. Stati Uniti, Guantanamo. Campo creato nel 2002 e ancora aperto. Sono transitati circa 800 prigionieri, considerati combattenti nemici illegali. Il numero di deceduti rinvenuto equivale a 6. Inoltre, negli Stati Uniti è presente il campo di Clint, creato nel 2019 per accogliere migranti minori non accompagnati, e si stima che all'interno siano 351, di cui più di 100 con età inferiore ai 13 anni. Ci soffermiamo molto sul passato, ricordiamo ciò che è accaduto durante l'Olocausto, ma non pensiamo mai a quello che accade oggi tutti i giorni. All'espressione campi di concentramento colleghiamo sempre gli orrori della Seconda Guerra Mondiale, ma non ci chiediamo mai se questo fenomeno sia stato completamente debellato. Sembra facile pensare che sia finito tutto 75 anni fa, e invece ancora oggi in tutto il mondo milioni di persone vivono in condizioni disumane. E non per loro colpe, ma a causa della loro nazionalità, del loro lavoro o addirittura del loro orientamento politico, sessuale o religioso. Sembrano realtà apparentemente lontane nel tempo e dello spazio, e invece non sono mai state così attuali. Pensiamo di vivere in un'era in cui il progresso e l'emancipazione si siano pienamente realizzati, ma siamo ignari di alcune grandi verità del mondo che ci tengono nascoste, forse anche per paura della reazione popolare. Quello che però preoccupa di più e rabbia è che questi orrori sono attuali. Talvolta si sente parlare di campi situati in Cina, Bangladesh, Corea del Nord, e si sa bene com'è il governo del presidente Kim Jong-un. Intransigente con i suoi cittadini e diffidente con il mondo intero. Poi c'è la Cina, che invece nega di aver imprigionato persone solo per il loro credo, demolendo addirittura luoghi di culto o testi sacri. E poi ci sono e ce ne sono stati tantissimi altri, vicini a noi o addirittura anche qui in Italia. Campi nascosti dal nome CIE o CPT, luoghi in cui le persone perdono la propria dignità, vengono trattate in modo degradante. Mi viene da pensare e mi stupisce che l'ONU non stia facendo al meglio il suo lavoro, o addirittura non intervenga con i mezzi in suo possesso per evitare questi scempi. Si sta violando sistematicamente l'articolo 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che proprio l'ONU ha stipulato. I diritti umani sono sempre stati e sono tuttora violati. Tantissime minoranze non vengono ascoltate. Il concetto per cui tutti siamo uguali con gli stessi diritti senza distinzioni non sarà mai patrimonio dell'umanità. L'unica speranza è che chi ha visibilità come alcune grandi organizzazioni e movimenti si attivino, anche se so che è pericoloso insidiarsi nei labirinti politici di un paese. La verità è che non impariamo mai
e che chi fa la bella vita come noi, oltre a guardare un post su Instagram, non fa niente di concreto. Ma se interessasse a tutti, per davvero, si andrebbe tutti a protestare, ma seriamente. Si avrebbe l'umanità di aprire le porte della propria casa. Ma è ovvio che la condizione in cui vivono queste persone fa comodo a tutti. Ai politici e chi ha un tetto sulla testa e del cibo, come noi. Siamo fortunati ad essere dei privilegiati e mi sento in colpa perché a volte ci facciamo dei problemi sul nulla, non paragonabili ad altre disgrazie che succedono contemporaneamente altrove. Mi sento responsabile e potrei fare la differenza. Vorrei intraprendere una strada per far sì che i diritti di tutti vengano rispettati e che l'essere umano possa vivere dignitosamente. Molte persone fanno finta di nulla e non se ne preoccupano, solo perché sono considerate come realtà distanti da noi. Ma se domani fossimo noi ad essere rinchiusi e gli altri non se ne preoccupassero, sinceramente non so se si riuscirà a trovare una soluzione a questo grande problema. Ma sarebbe doveroso che quella parte del mondo che tiene gli occhi chiusi li aprisse per poter vedere queste atrocità. E quindi parto dal presupposto che la disinformazione che ruota attorno alla situazione attuale sia assolutamente voluta dai sistemi politici. Sono dell'idea che, oltre a ricordare quello che è stato durante il nazifascismo, sia doveroso informarsi su cosa accade ora. Sono anche fermamente convinta che un altro dei maggiori problemi sia la natura discriminatoria. Dentro ogni omofobo, transfobico, razzista, xenofobo c'è un po' di tutti quei sostenitori e leader politici che hanno portato al genocidio della Seconda Guerra Mondiale. Il sistema del passato è ancora in vigore. Bisogna riflettere sull'idea di base che ha indotto la guerra ed altre forme di violenza di cui abbiamo prove e testimonianze. I politici dividevano le persone con intolleranze e discorsi di odio. Anche oggi si ripropone la stessa propaganda. L'idea dei campi di concentramento è stata copiata e realizzata con modalità diverse. I potenti ricattano i parenti per garantire la sopravvivenza ai detenuti. Le esecuzioni vengono realizzate in pubblico per educare le masse. I reclusi nei campi di lavoro muoiono di stenti per assideramento. Sono giunta alla conclusione che non esiste un giorno della memoria, ogni giorno è un giorno della memoria. Perché scandalizzarsi di quello che è successo in passato se oggi non è cambiato nulla? Ricordare il passato è un monito per il presente, non è cambiato nulla. Ricordare il giorno della memoria non è aprire gli occhi sul presente, è incoerente. La cattiveria è insita nella natura umana. Cambierà mai qualcosa? A fronte di sensibilità e attenzione ai diritti umani da parte di molti c'è indifferenza da parte di chi conta. In questo momento non esiste soluzione. Valutando però un altro punto di vista, credo fortemente nei valori della generazione Z, ovvero noi. Abbiamo la volontà e il potere di cambiare tante di queste realtà. Credo fortemente nella difesa e nel potenziale delle peculiarità di ogni cultura, religione, idea e persona. Ci tengo anche a precisare che mi sento emotivamente molto coinvolta in queste storie perché ho avuto la possibilità di conoscere quella realtà attraverso i racconti di un nonno che da prigioniero politico ha vissuto ad Auschwitz ed è stato liberato dalle truppe sovietiche. Ogni giorno è un giorno della memoria. Classe quinta D, indirizzo sociosanitario, anno scolastico 2020-2021.